Omicidio di Giulia Cecchettin. Turetta. Accetto l'ergastolo. Non voglio appello. Venezia. In un colpo di scena nel panorama giudiziario italiano, Filippo Turetta ha comunicato ufficialmente la rinuncia all'appello contro la condanna all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin. È una decisione che interrompe, almeno da parte sua, la strategia difensiva che fino a qualche giorno fa prevedeva contestazioni e azioni di impugnazione. La notizia è stata diffusa il 14 ottobre 2025. Turetta ha inviato una lettera ai 4 uffici giudiziari di Venezia coinvolti nella vicenda, Procura Generale, Procura Ordinaria, Corte d'Assise e Corte d'Appello, nella quale afferma di non voler proseguire il ricorso di secondo grado. Il processo d'appello era fissato per il 14 novembre prossimo. Nella missiva, il condannato parla di sincero pentimento e sottolinea che non intende ottenere sconti di pena. Accetto l'ergastolo, voglio pagare interamente per la sua morte. La decisione ha sorpreso molti perché finora la difesa di Turetta, gli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, aveva già predisposto un ricorso per contrastare alcuni elementi qualificanti della condanna, in particolare la premeditazione. Cronistoria e elementi chiave della vicenda. La vicenda risale all'11 novembre 2023, giorno in cui Giulia Cecchettin, 22 anni, è stata uccisa con 75 coltellate da Turetta, secondo la ricostruzione giudiziaria. I due si recarono insieme a un centro commerciale a Marghera. Dopo la cena, Giulia avrebbe mandato gli ultimi messaggi alla sorella, prima che i due ripartissero verso la zona di Vigonovo, dove sparirono. Dopo la scomparsa, il corpo è stato scoperto in sacchi di plastica vicino al lago di Barcis e Turetta è stato arrestato in Germania dopo un periodo di fuga. Nelle intercettazioni e nei documenti del processo è emerso che Turetta aveva stilato una lista di cose da fare prima dell'incontro fatale, elemento che i giudici hanno considerato prova della premeditazione del gesto. Il processo in primo grado si è concluso il 3 dicembre 2024 con la sentenza di condanna all'ergastolo che includeva una serie di aggravanti: premeditazione, crudeltà e stalking. Al momento stesso della sentenza, sia la difesa sia la Procura di Venezia avevano manifestato l'intenzione di impugnare. La difesa contestava l'aggravante della premeditazione. L'accusa invece chiedeva che fossero riconosciute le aggravanti della crudeltà e dello stalking, che nel primo grado non erano state accordate integralmente. Nel corso della sua detenzione, dal 25 novembre 2023, dopo l'estradizione, Turetta ha subito episodi di tensione in carcere. Ad agosto è stato aggredito da un altro detenuto nel carcere di Montorio a Verona. Inoltre, si registrano minacce e una pressione mediatica costante. Parallelamente, il padre di Giulia, Gino Cecchettin, ha rifiutato per il momento l'istanza di giustizia riparativa proposta dall'imputato, definendola strumentale. Implicazioni processuali e interrogativi. Con la rinuncia all'appello da parte dell'imputato, il processo di secondo grado non svanisce del tutto. Resterà attivo il ricorso presentato dalla Procura, che mira a ottenere il riconoscimento delle aggravanti non accolte in primo grado. Il prossimo 14 novembre sarà dunque dedicato a questi punti rimasti aperti. La scelta di Turetta solleva diversi interrogativi. Da un lato, può essere interpretata come un tentativo di assumersi interamente la responsabilità del suo gesto, evitando un prolungamento della battaglia giudiziaria. Dall'altro, è lecito chiedersi quanto peso abbiano avuto le condizioni del carcere, aggressioni, pressioni o la reazione della famiglia Cecchettin nel determinare questa decisione. La rinuncia all'appello da parte dell'imputato ha un significato simbolico forte. Chiude la porta a una delle vie ordinarie di revisione della condanna, lasciando margini d'azione giudiziari solo all'accusa. Ma non esaurisce il caso, che rimane aperto sotto il profilo delle aggravanti non riconosciute e delle motivazioni che hanno condotto a questa scelta inedita.